Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per provi un primer dedicato al Duel Commander, cogliendo al volo il risultato del deck builder Mattia Lazzarotto, in uno dei primi tornei disputati in Italia dedicati a questo formato 1v1. In questa occasione esamineremo tutto il potenziale dei colori Orzhov, che negli ultimi anni hanno ottenuto diverse carte interessanti, adatte a potenziare le lacune di questa combinazione colori, soprattutto sul fronte del card draw, ben sviluppato solo dal nero. In questa leggendaria però emergono altre peculiarità, favorevoli a un contesto aggressivo, dove le interazioni la fanno da padrone e questo strano re degli spiriti, sfuggente e letale, proverà a mettersi alla testa di un esercito di suoi simili, portandovi alla vittoria in un battibaleno. Questa volta li parleremo di King of Heartbreakers. Ci troviamo di fronte a una delle tante creature emerse dal set dedicato a Lord of the Ring, che va a proporci un personaggio iconico di questa lore, che nelle sue abilità ben rappresenta la sua natura di essere incorporeo, ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici, 1 bianco e 1 nero abbiamo un nobile spirito, con forza 3, costituzione 3, volare e 2 abilità, una delle quali va a riproporre una meccanica del passato davvero intrigante. Nella prima abilità c'è, ogni qualvolta King of Breakers o un altro spirito che controlli diventa bersaglio di una magia, scompare. Tratta quella creatura e qualsiasi permanente ad essa assegnato come se non esistessero fino al suo prossimo turno. Mentre nella seconda abbiamo, ogni qualvolta King of Breakers o un altro spirito che controlli appare, crea una pedina creatura spirito 1/1 bianca con volare tappata. Il meccanismo prodotto dal generale, che va in qualche modo a proteggerlo da eventuali rimozioni dirette, lo rende un bittante ostico, oltre a un produttore di token interessante che può interagire eventualmente con le nostre magie opportunamente sfruttate a dovere. Non avremo molti bersagli papabili nella tribe degli spiriti da annoverare in questa build, se vogliamo resilienza ed efficienza, ma ci sono alcune scelte interessanti che possono rendere le sinergie del comandante particolarmente golose, vista la velocità del formato. Di certo questo King of Breakers si va a proporre come un cliente ostico da contrastare, in un meta complesso e non sempre pronto a gestire meccaniche fuori dai generis, o colori che sono in grado di annichilire all'istante qualsiasi minaccia gli si pari davanti. Come accennato nelle premesse, questo King of Outbreaker si distingue per le sue abilità interessanti, che però andremo a sfruttare solo in minima parte, visto che non avremo molti pezzi di tipo spirito da annoverare tra i 99 per giustificarne l'impiego, solo per questo motivo. Abbiamo qualche elemento tra Selfless Spirit, Skyclave Apparition e Mutavault che possono rientrare in questo particolare elenco, ma non giustificano certo l'utilizzo del generale, che resta comunque un bittante evasivo e rognoso a sé stante, ottimo per contrastare il meta attuale. Anche con Black Market Connections e Sky's Guile potremmo avere modo di fasare qualche pezzo nel caso, visto che anche i token possono rientrare con questo tipo di abilità se bersagliati, ma si tratta comunque di poche scelte che ci danno giusto una mano in casi limite. Diverso è l'utilizzo di Dark Blast tra le 99, che funge da carta polivalente, sia strumento per bersagliare creature piccole, sia enable per il generale, nel caso lo vogliamo salvaguardare, ad esempio da abilità che lo possono bersagliare, come quella di Grist, The Hunger Tide, che supera il ruling del comandante purtroppo. Per il resto siamo di fronte a un archetipo che sfrutta il meglio dei colori Orzhov, a partire dai motori di vantaggio carte, Castle Locthwain, Dark Confidant, Esper Sentinel, Necropotence e Skullclamp, che non fanno certo rimpiangere gli altri colori come in passato. A questi strumenti se ne affiancano un paio, perfetti per il gameplan del mazzo. Uno è legato alla meccanica Monarch, con Custody Lich e Palace Jailer, per un approccio al gioco che tenderà a frenare tutto quello che cercherà di rubarci la corona. L'altra, come è immaginabile in questi tempi moderni, è quella Initiative, grazie a Ravenloft Adventurer, Seasoned Dungeoneer e White Plume Adventurer, che non faticheremo a conservare, visto che abbiamo diversi strumenti per tenere il board del nemico un deserto privo di minacce. Come ulteriori elementi per proteggere il nostro campo di gioco avremo i classici pezzi di protezione del board, tra Giver of Runes, Maveron Runes, Plaza of Heroes e Skreld Defector Might, certi di avere il generale o qualche pezzo importante al sicuro dall'interazione del nemico. Un altro modo per salvare qualcosa di utile è attraverso carte come Reanimate, Samwise Vestor Hat e Unart, per riportare in vita dal cimitero ciò che abbiamo inavvertitamente perso fino a poco prima, così da assicurarci una resilienza invidiabile. Anche con alcune terre, Takenuma, Abandoned Mire, Volrath Stronghold e Witch's Cottage, cercheremo di garantirci qualche pezzo di pregio in campo, provando da diverse angolazioni a risultare ostici al nostro avversario, costretto sempre a rincorrere alla nostra azione. Non possono poi mancare elementi per disturbare il gioco del nemico, e tra Drunning Magistrate, Opposition Agent e Orcchic Bowmaster, che ormai sono imprescindibili, se si hanno a disposizione questi colori nella nostra lista.
Anche disincentivare le recursioni del cimitero con Bojuka Bog, Clean to Dust e Doughty Boy Walker non può mancare in questo momento storico del formato, dove tante combo o sinergie possono provenire da questa zona di gioco sempre imprevedibile. Ci sono poi a contorno una serie di carte, tra Balance per limitare lo strapotere dei mazzi a base verde, Shieldred The Apocalypse e il suo potente Drain Effect, e Shadow Spear, ottimo equipaggiamento, sinergico anche con l'abilità del generale, che ci sosterranno nell'azione una volta giocata al momento giusto. Abbiamo poi ancora due tipologie di elementi che possono fornirci un board resiliente e imprevedibile, a partire da alcuni generatori di token, Bitter Blossom, Caster Underveil e The Wandering Emperor, che impediranno di vedere vanificati troppo presto i nostri preziosi punti vita. Per concludere, con alcune terre animabili, Cave of the Frost Dragon e Hive of the High Tyrant, dove sfoderare il meglio nel late game, dove anche un singolo abitante a campo vuoto può fare la differenza e condurci alla tanto agognata vittoria. Con quello che vi abbiamo mostrato finora attorno a questo King of Breakers appare chiaro che il focus del mazzo è quello di valorizzare la nostra color pie più che l'abilità del generale, avendo diversi slot per rendere la vita all'avversario un vero inferno. Di certo dobbiamo stabilizzare i colori a disposizione e accrescere il mana in fretta, ma grazie a Dark Ritual e a un paio di creature, Timeless Dragon e Troll Gazad Dam, avremo la certezza di non saltare un land drop, vitale per assicurarci sempre il mana necessario per le nostre tech. Iniziamo da un grande classico del nero, i Discard Effect, di creature come Griff e Turak, Dread Cantor e di magie del calibro di Dures, Into Turak, Inquisition of Kozilek, Mind Twist e Tuxeis, senza avere alcuna pietà del nostro avversario. Di certo non ci mancheranno le rimozioni, con ben 15 di loro, tra creature come Cathar Commando, a magie potenti come Anguish Unmaking e Sword to Plowshare, e persino a terre come Enganjo, State of Empire, così da avere sempre una risposta pronta alle minacce dall'altra parte del tavolo da gioco. Anche con le rimozioni globali non lesineremo tra Damned, Plug Engineer e Toxic Delage, perché il più delle volte punteremo ad azzerare tutto il campo, per poi ripartire con pezzi di peso o token che non ci costerà fatica a produrre in quantità. Annoveriamo anche un paio di scelte versatili, Rankle, Master of Pranks, per intaccare su vari fronti le risorse del nemico, e Liliana of the Veil, una staple indiscussa nel nero che è perfetta per tenere a bada board complicati o avversari che tendono a pescare più di noi. Chiudiamo questa sezione del mazzo con i migliori tutori a disposizione tra Demonic Tutor, Enlightened Tutor e Urza Saga, che ci sosterranno nell'azione mentre il nostro generale imperterrito si muoverà con il suo esercito alla conquista della vittoria. L'idea iniziale che ha mosso Mattia Lazzarotto nella costruzione di una lista attorno a King of Breakers nasceva dal desiderio di costruire qualcosa di inedito nel formato che valorizzasse i colori Orzhov, in particolare la componente midrange molto nutrita. In un meta particolarmente aggressivo non era chiaro perché un archetipo che provasse a punire, con un buon pacchetto di interazioni, i primi turni del nemico non trovasse spazio nel formato, da qui l'idea di costruire questa lista che punta a sfruttare il meglio del bianco e del nero. Tra elementi per erodere le risorse in mano all'avversario, unito a un comparto rimozioni di primo ordine, ci sono tutte le basi per sostenere i primi turni, chiave per spegnere i primi assalti, mettendoci nella posizione di sfruttare al meglio il generale, che risulta anche piuttosto ostico da gestire agli aggro del formato. Certo, non siamo di fronte a un top tier con questo King of Breakers, però non è mai male presentarsi con qualche idea innovativa in un formato tutto nuovo, spiazzando gli opponenti più scafati con giocate inedite e colori poco noti al grande pubblico. Il focus ipotizzato da Mattia Lazzarotto per giocare al meglio questo King of Breakers parte in primis dalle molte possibilità offerte sin dal primo turno dai colori a disposizione, che in apparenza sono lenti nell'azione. Con i molti drop a 1 dalle creature efficaci agli scartini, siamo in grado di proporre pezzi problematici o indebolimenti per le mani del nemico, favorendoci nel proseguo del match, dove man mano acquisiremo spazi di manovra ancora più efficaci. Non dovremo mai mancare land drop, viste le molte terre animabili e le tech che richiedono mana aggiuntivo, ma con alcuni trucchetti, come le sinergie offerte dalla coppietta di Troll Khazad Dûm e Witch Cottage, abbiamo ottime chance di risultare consistenti, spesso e volentieri. Fondamentali sono le nostre rimozioni, che principalmente spaziano verso tutte le tipologie di permanenti, dandoci modo di colpire con profitto qualsiasi avversario, anche chi si muove in spazi inesplorati o tende a giocare poche creature tra il 99. Un piano di attrito che, coadiuvato da un buon comparto di scartini, ci vede inaspettatamente in grado di tenere testa anche agli avversari più coriacei, che non mancano certo in un formato complesso come quello del Duel Commander. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questa lista, basata su King of Breakers, si posiziona nel meta del Duel Commander, rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco.
Verso gli agro deck molto dipenderà dal tipo di build, ma in generale dobbiamo avere mani molto reattive se vogliamo tenere a bada la loro velocità. Non saranno matchup facili, ma con i giusti accorgimenti possiamo provare a domare la loro irruenza prima di soccombere. Verso i mid-range e i cold roll deck solitamente siamo in grado di imporre il nostro game plan grazie all'evasività del generale e alle tante tech che ci aiutano a proteggerlo, dandoci comunque modo di contrastare le interferenze tipiche di questi archetipi. Fa eccezione Grist the Hungertide con la sua abilità, che riesce a superare la protezione naturale del comandante, rendendo tutto più complicato, soprattutto quando questo avversario riesce a inanellare le sue giocate migliori a partita avanzata. Bestia nera del nostro mazzo è di certo Gerson Starn, Kelemorph, che riesce a unire un piano di gioco veloce a un comparto di interazioni nutrito, costringendoci ben presto a subire la sua avanzata, sempre troppo rapida per il nostro game plan di costruzione. Nonostante questo King of Outbreakers sia un archetipo giovane, nelle mani di Mattia Lazzarotto ha saputo ritagliarsi un ottimo risultato a un recente torneo, ma non si può immaginare un mazzo cristallizzato dopo poche partite, visto il contesto del formato. Dopo il primo entusiasmo è apparso evidente che carte come Dark Confidant e Anguish Unmaking, benché forti, risultino troppo penalizzanti in un formato a 20 punti vita, così da decidere di optare su altre scelte, che certo non mancano nei colori Orzhov. La prima aggiunta è arrivata da March of Wretched Sorrow, che risulta comunque una buona rimozione, piuttosto flessibile, con il plus di farci guadagnare punti vita aggiuntivi, il che non guasta certo nell'economia generale del mazzo. Anche Restless Fortress, recentemente introdotta dall'ultimo set, Wilds of Eldraine, ha tutte le carte in regola per ben figurare, sia perché ci permette un bittante estemporaneo, sia per il Drain Effect molto goloso offerto dalla sua seconda abilità. Insomma, nonostante non abbiamo alcuni colori a disposizione, non ci possiamo certo lamentare, anzi, possiamo ben sperare che i futuri set incrementino il nostro arsenale di odio e mestizie da spargere copiosi contro i nostri avversari. Siamo arrivati al termine di questa analisi. Ringraziamo Mattia Lazzarotto per averci accompagnato alla scoperta della sua recente creazione, che ha saputo distinguersi sin dalla sua prima uscita tra i tavoli del formato, con un risultato di tutto rispetto. Se vi piacciono i colori Orzhov o volete affrontare un formato poco noto in modo innovativo e resiliente, questo King of Outbreakers potrebbe farlo a caso vostro. L'importante è limare con prove e affinamenti questo archetipo giovane nell'età, ma non certo meno efficace nella resa. E se volete partecipare a un torneo Duel Commander o semplicemente approfondire il contesto di questo formato, entrate nel server Discord italiano al link che troverete in descrizione, o fate una capatina sul sito ufficiale del formato, dove troverete tutto quel che vi serve per apprezzare la vasta community internazionale. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.